La parola che più rappresenta questo progetto è rigenerazione. Nasce dalla volontà di prendere un brano dimenticato della città e ricondurlo a qualcosa di vivo. Un brano che ha delle caratteristiche sue intrinseche, come l'agricoltura gestita dalla comunità locale, e ricondurlo in un alveo più istituzionale, più strutturato e anche più gestibile, sia dalla pubblica amministrazione che dai privati. Il progetto dell'innesto cerca di equilibrare all'interno della proposta vari aspetti che portano a una carbon neutrality complessiva nell'intervento. Il primo è l'efficienza energetica dell'impianto, degli involucri e di tutti quanti gli elementi architettonici caratterizzanti. La seconda è la gestione dell'energia che viene utilizzata per dar vita all'intervento e quindi un'introduzione di innovazioni tecnologiche come ad esempio un teleriscaldamento di quarta generazione. E il terzo elemento che compone un po' l'ossatura è sicuramente il riutilizzo di logiche di rinverdimento, di riforestazione dell'abitato per cercare di creare un nuovo polmone verde a carattere agricolo, a carattere sociale all'interno di un terreno che ormai era totalmente abbandonato. Uno degli elementi che caratterizza l'intervento è un mix equilibrato di apporti dei residenti. I residenti saranno di varia natura, vi saranno un contributo degli studenti fuori sede soprattutto, molto attirati nella città di Milano, vi sarà una componente di residenze di sicuramente fascia medio fragile del comune di Milano, dove si fa molta fatica a avere spazi adeguati in termini di canoni e di qualità dell'abitare per le giovani coppie, i single e anche e soprattutto gli anziani. Uno degli aspetti che caratterizza maggiormente l'intervento è la volontà di inserire all'interno del parterre e delle possibilità abitative il co-living, uno spazio dove la dinamica e la dimensione privata e semi-privata si mischiano all'interno di una comunità che crea connessioni, crea supporto, crea rete per trasformare il modo esclusivamente a compartimenti stagni in cui si usa vivere la città in un contesto molto più aperto e molto più sociale. Il progetto pone al centro la gestione sostenibile delle acque al fine di ottimizzare i consumi, utilizzare risorse naturali presenti come l'acqua piovana al fine di irrigare ad esempio le grandi superfici permeabili che vengono garantite nell'intervento, perché siamo ampiamente sopra il 70% di superficie permeabili al fine di ridurre l'isola di calore, che comunque è un fattore che diminuisce la qualità di comfort degli insediamenti.